Buongiorno dormiglione. Grazie. Ciao a tutti! Buongiornissimo amici, ben ritrovati sul nostro canale, grazie per essere iscritti e siamo di nuovo qui. Sì, nel nostro fantastico orto, perché nell'ultimo video che abbiamo fatto dell'orto avevamo detto poi controlliamo le patate, poi in realtà Ma perché ci sono? no, infatti siamo troppo fiduciosi, ma secondo me non ci sono patate. Secondo noi comunque proviamo e poi nel frattempo ci sono altri pomodori rossi, altri fagiolini, quindi raccogliamo ovviamente tutto quello che c'è. E qui abbiamo preso della terra con della sabbia, l'abbiamo mischiata, l'aggiungiamo ai porri per coprirla ancora di più, raccoglieremo di nuovo un po' di fagiolini e biete e vediamo. Io sono fiducioso perché poi togliamo quello che è delle patate se ci sono Sì, e proveremo a fresare la terra con la nuova motozappa. sì. Boh, vedremo. Non so se riusciamo a fare tutti oggi, se avremo più Anche perché giorni. forse la terra è un po' bagnata per la fresa. Cosa che avete visto tra l'altro all'inizio video, Coccinelle Luce sono, le abbiamo portate giù al pascolo, sono nella casa degli Sì, olandesi. nel giardino degli olandesi che loro appunto ci hanno dato l'ok per metterle per tagliare Sì, l'erba. perché Linde e Gerald ci hanno chiesto di non tagliargli l'erba ma di mettere gli animali a mangiare Sì. lì, che erano molto più contenti, e allora stiamo facendo pulire tutto quanto da loro. O Ovviamente meglio, mangiano tutte le cose buone, l'erba buona, ci sono dei piccoli rovi. Niente, il problema prima o poi grosso è che Luce mangia i nostri fiori e non mangia l'erba. Però è Luce, quindi li vogliamo bene ugualmente. sappiamo com'è. Dopo vi faccio vedere una magia autentica della natura che è di fronte a noi, Sì, perché se vi ricordate nell'altro video Romina a un certo punto toglie un pezzo di zucca sì, e forse si vede in un timelapse forse, però l'ho tolta perché era veramente, si stava allargando ovunque andando a soffocare anche i fagiolini. Le abbiamo buttata fuori e magia, ora le è vedremo. rinata. Anzi, vi faccio subito vedere Sì, questa scena qua. Nel frattempo arriva il Eppi, capocantiere. Che giornata inizio intenso. Andiamo. andiamo. Qui c'è Eppi, Eppi? eccolo qua. E qui ragazzi guardate che meraviglia. Vedete, questa zucca qua era stata strappata e buttata via e lei ha deciso di fregarsene e rinascere completamente. Per cui tanta roba.
Ora andiamo a vedere le condizioni delle patate. Guarda quanti pomodori, Romy. Sì, pomodori a manetta. Wow. L'aver pulito comunque ha fatto sì che Sì. stiano maturando tutti più velocemente nonostante le temperature Sì, molto più fresche. prendono più sole per quello. Perché oggi ci sono la bellezza di Di? 13 gradi. Wow. Per qua ci sono delle patate, forse. Andiamo. Ci siamo, dammi. Tieni. Vedi che sta diventando già bianco ed è tutto scoperto, non va bene. Io metto tutto lì sopra. Tanto bisogna coprirli un bel po'. Li facciamo scendere così? Oddio. Oddio. Luce le fragole! Luce, ma cosa stai facendo? Poi, su, vai. Non so se l'abbiate visto, ma c'era Luce che è andata a mangiare le fragole. Così, ha finito? Mi dica solo se ha finito, grazie. Ragazzi miei, Ora proviamo sono lì senza scavare. a vedere. Sai che. Ah, è vero. Ah, Sono qualcosa c'è. 3. Piccoline, ma ci sono. 3 le mangiamo, guardate. Di sicuro 3 oggi ce le facciamo. Lisa. Questa? No, un bulbo. That's it. Dai, pensavamo peggio. Me che piuttosto, me che niente. Sì, infatti. Me che niente piuttosto. Meglio di niente, dai. Diciamo, raccontavo a Romy che tipo mia nonna, ma penso tanti anziani, quando, i vecchi soprattutto, poi non so se lo facciano ancora anche adesso, il giorno della raccolta delle patate poi facevano i gnocchi perché tante patate venivano inavvertitamente tagliate e quindi per buttarle via facevano subito i gnocchi. Noi cosa facciamo? No, le mettiamo in forno, sono buone quelle Sì. piccole al forno. Allora abbiamo visto che sia le viola che le classiche sono nate. Quello che però nota molto positiva, e vi ricordate quanto faceva schifo la terra, adesso guardate quanto è bella. Quindi è una roba molto importante in ottica Orto 2023.
In tanti ci avete detto se piantiamo qualcosa invernale, siamo un po' lunghi, lo stiamo cercando per testare, vedere se nasce ancora ugualmente qualcosa, Ma ma ci hanno detto che è già troppo tardi, mm. quindi mi sa che Di sicuro proveremo ancora a mettere un telo di nylon sui pomodori per evitare il marine, perché qualche sì, pomodoro sta iniziando a diventare nero. Le zucche ora le abbiamo riconosciute, grazie a tutti voi. perché stanno andando ovunque, quindi quelle sono zucche. E fagiolini boh, ce n'è, adesso vi faccio vedere ancora un attimo i bottini e poi vediamo come evolve la giornata. Se motozappiamo oppure no, vediamo un attimo anche gli impegni che abbiamo. Sono tanto la motozappa è da provare, quindi nei prossimi giorni e settimane la la useremo. proveremo, la testeremo. E poi di sicuro proviamo ad allargarci con l'orto, andare lì. E a pulire tutto quello. Mm. Aiuto. Facciamo vedere quanto hai raccolto? Dai, Ecco, vedete questo qua è il marine. quello è anche da sotto. E guarda, Spesso succede per la rugiada della notte che li inumidisce, li raffredda, almeno così abbiamo capito, ma anche perché il temporale alcuni ne ha buttati giù e quindi cadendo loro sono stati qualche ora a contatto nella notte con la terra bagnata e è successo quello. Però poi ci sono alcuni che invece sono bellissimi, sì, tipo questo. Le mie mani sono fantastiche. sono mani di chi ama la terra. E poi, Questo qua è uno zucchino. Pomodori un po' ce n'è, stiamo facendo conserve ketchup. Adesso magari sai cosa facciamo? Andiamo su e vi facciamo vedere quello che abbiamo prodotto per ora. sì, ho fatto la conserva, il ketchup, I pomodorini in pomodorini in salamoia salamoia. e la marmellata di quelli verdi. Sì, però troppo dolce, non mi piace. A me è piaciuto, Devo il dire, ketchup è il devastante. ketchup è buono, sì. Quindi adesso andiamo, carichiamo tutto, Sì. andiamo su e facciamo anche colazione. Sì. Visto che il sole ormai è alto in cielo e dobbiamo ancora fare colazione. Vieni, che c'è colazione. Luce, cosa stai facendo? Luce! Cosa stai facendo? Lindy ti ha detto di fare la custode? Ah sì? Hai capito? Non lo sapevamo, scusa. Ci siamo ragazzi, vi avevamo detto, abbiamo fatto colazione, vi avevamo detto che vi avremmo fatto vedere prima di finire. Quello che abbiamo prodotto ieri. Allora, o in questi giorni, no ieri. Ieri, no, questo è tutto ieri. Allora, pomodorini, questi qua sono quelli più piccoli, datterini. I datterini, C'è un mix però, perché ci sono quelli più piccoli e quelli ciliegine più datterini, grandi. In salamoia, salamoia, ovvero acqua acqua e e sale. sale. Tra l'altro, diciamo solo, se qualcuno vuole sapere come le abbiamo fatte, magari in privato ci mandate un'email, vi possiamo girare la ricetta. Sì, tanto ce l'abbiamo. Questo invece, il ketchup, è una ricetta di mia sorella Cri, che lei lo fa col bimbi, però noi non avendo il bimbi l'abbiamo fatto comunque sul fuoco. Marmellata di pomodori verdi, che però l'ho già assaggiata, per me è troppo dolce, quindi dovrò... Secondo me invece è devastante. Ho preso la ricetta su internet come mi avete consigliato, però no, secondo me è troppo dolce. Io non vedrò di Non provarla piace. col formaggio di Francesca, quella della Valle Pesce, la tomba del peggio, perché deve essere... Buona. E poi per finire la classica... La conserva di pomodoro, classica. Però ovviamente non sono solo 4 barattoli, ma di ognuno. No, di marmellata c'è solo questo, invece di tutto il resto ce ne sono un po' di più. Vi faremo sapere se avete altre ricette, scrivetecele perché Sì. qualcuno ce l'ha mandata per email e siamo molto molto contenti. Sì, soprattutto E- il peperoni in agrodolce, queste cose qua. Proveremo, anche se i peperoni non ce li abbiamo, ma quando sarà stagione li compreremo. Stavo pensando mentre facevamo colazione di tutto quello che in questo momento Luce ci ha combinato. Mamma mia. Perché Luce... Perché poi lei è anti-sgamo, lei crede di non farsi vedere, ma in realtà... Allora, 2 volte
ha aperto le galline, noi volevamo tenerle chiuse perché poi la sera quando andiamo via presto, non essendoci magari nessuno chiuderle, preferiamo lasciarle chiuse nel pollaio così non c'è il rischio della volpe. Le ha aperte lei. Si è aperta, è andata dentro, ha mangiato il mais ed è andata via, quindi avevamo galline senza cibo e galline all'aperto. Esatto, perché l'altra ciospa era dentro e la seconda volta, genio, ha aperto e poi si è chiusa dentro. Noi non ce ne siamo neanche accorti e poi a un certo punto non trovavamo più Luce, ma questo è pomeriggio, quindi secondo me erano già passate 2 o 3 ore. Lei era nel pollaio chiusa. E un'altra volta invece I mirtilli. i mirtilli, aveva raccolto i mirtilli messi sul davanzale della finestra, mirtilli spariti, cerca, lei era macchiata di viola. E chi sarà stato a mangiare i mirtilli? Poi avete visto poco fa le fragole, Sì, ci ho mangiato tutta l'uva, distrutto. ha distrutto tutti i fiori e diciamo che si può dire che, e potrebbe anche essere il titolo del film, del libro, buonanotte, del libro, del video, una ribelle in famiglia, Sì. perché in assoluto l'animale più ribelle e libero che abbiamo, o meglio, sono tutti liberi, ma ribelle come lei non c'è Non ce n'è. nessuno. Quindi Anche lei Eppy vince. che è il capo. No, non ha fatto tutti questi danni, Deppi. L'unica cosa che Neanche le galline. una alla cosa, non mangia i pomodori per fortuna. fine. È vero, i pomodori no, perché li avevamo dimenticati una volta nella cassetta fuori. Non li ha toccati, meno male. E le patate ce le ha mangiate i cinghiali, quindi vabbè. Lei non c'entra nulla. E poi ha fatto ancora qualcos'altro, ci ha mangiato, vabbè, Le rose. i fiori, il gelsomino della Virginia e il potato, quest'anno non potiamo neanche le piante perché ci ha pensato lei. Sì. Rose non ricordo averle, però è talmente bella e felice pensare che era destinata al macello e invece qua ci sta portando al macello noi. Comunque. Siamo contenti perché alla fine qualche patata l'abbiamo tirata su. Sì, da fare al forno, piccoline, però dai, meglio di niente, vuol dire che Da, vengono le da patate. degustare. Col ketchup. Poi io sono delle patate al forno rigorosamente con la buccia, anche fritte con la buccia, quindi piattino a metro zero col tuo ketchup. Ketchup top. Vedremo. Ah, ragazzi, il tempo va di nuovo peggiorando, ha fatto 1 millimetro negli ultimi 7 giorni, però tutti i giorni si copre e fa temporale tutto attorno a noi, quindi che da una parte meglio, perché almeno non cadono le castagne, perché l'ultimo temporale ha potuto giù un sacco di castagne. Episodio che volge al termine. Sì. E... Andiamo a Cinderati Nozza per gli ospiti e vi ricordiamo... Viva la montagna sempre, ma... Soprattutto viva Cuneo! Ciao a tutti! Alla prossima puntata!